Allora, dato il vertice e dato il fuoco, vogliamo determinare l'equazione di una parabola. Il risultato sarà questo e per farlo dobbiamo ovviamente sfruttare sia l'equazione del vertice sia l'equazione del fuoco. Quando dico equazione ovviamente intendo le formule, perché tramite le formule andranno a scaturire delle equazioni. Ovviamente, se io voglio sfruttare la x del vertice o la x del fuoco è totalmente indifferente perché sono identiche. Quindi se io vado a sfruttarla 2 volte, ovviamente non sbaglio, ma sarebbe ridondante, non mi va ad aggiungere nessuna informazione. Quindi, siccome quello che dico sempre è che per determinare l'equazione di una parabola, io ho bisogno di ax quadro più bx più c, cioè vuol dire ho bisogno di 3 cose. Se ho bisogno di 3 cose, mi devo aspettare di poter utilizzare 3 informazioni, quindi 1, 2 e 3. Cerchiamo di capire come sfruttarle. Allora, infatti notiamo che vertice e fuoco hanno la stessa x, non è un caso. Infatti anche dalle formule si vede che questo deve essere per forza così, non solo dalle formule ma anche dal disegno geometrico di una parabola. Però adesso noi stiamo ragionando senza disegni, quindi ci basiamo sulle formule e già vediamo che queste sono le cose da sfruttare. Quindi andiamo immediatamente a dire che 1 deve essere uguale a meno b fratto 2a. Cosa ci dice quindi questa prima informazione? Che se moltiplico tutto per meno 2a, quindi scrivo per meno 2a, ottengo che b sarà necessariamente uguale a meno 2a e questa me la riservo per una qualche sostituzione che sicuramente farò dopo. Adesso devo sfruttare le altre informazioni, cioè il fatto che meno delta fratto 4a deve fare 0, quindi meno delta fratto 4a deve fare 0. Questa è un'equazione molto fortunata perché se vado a moltiplicare tutto per 4a, appunto, non faccio altro che semplificare tantissimo la mia equazione perché lo 0 mi va a distruggere poi il 4a e posso anche togliere il segno meno. In pratica, per farla breve, posso andare a semplificare subito questa cosa qui e ottengo che il delta è uguale a 0. Questo già mi dà un'informazione devastante perché quando il delta è uguale a 0, io so che la mia equazione della parabola potrò esprimerla nella forma x meno un qualcosa al quadrato. Vedremo infatti alla fine che sarà così. Questo è un suggerimento che ci dice guarda, stai andando bene, perché se io vado a guardare per esempio la mia equazione della parabola, questa col quadrato di binomio posso riscriverla anche come x meno 1 al quadrato. In realtà, arrivati a questo punto, so già tutto. Perché? Ora mi spiego. So che la mia parabola ha il vertice che ha equazione 1. Quindi posso già concludere a questo punto che la parabola deve avere per forza equazione x meno 1 al quadrato. Posso già finire l'esercizio, quindi non mi serve neanche continuare. Perché appunto se la mia parabola è così, ad esempio, so già a questo punto che siccome so che il vertice, diciamo, sta messo così, so sicuramente che meno 1 deve essere per forza questo valore qua. Qual è il problema che non mi permette di concludere l'esercizio? Che allo stesso momento potrei avere una parabola di questo tipo. Ecco perché comunque ho bisogno di tutte e 3 le informazioni. Allora che faccio? Continuo a sfruttare questo delta che mi dice guarda b quadro meno 4ac deve essere uguale a 0. Quindi b quadro deve essere uguale a 4ac. Rimane da sfruttare l'ultima, 1 meno delta fratto 4a, e 1 meno delta fratto 4a deve essere uguale a un quarto. Posso già semplificare il 4. Moltiplico tutto per a, quindi ho che 1 meno delta deve essere uguale ad a.
Ma ci ricordiamo che abbiamo detto che delta è uguale a 0? Posso già sfruttare questa roba qua e concludere immediatamente che A deve essere uguale a 1. Questo quindi mi va a determinare in maniera secca quanto vale A. Se invece rimaniamo nell'ambiguità qui, qui poteva anche darmi meno A, non cambiava niente perché appunto il quadrato poi rende tutto positivo. Quindi abbiamo bisogno di sviluppare questa parabola e dobbiamo trovarne anche le altre lettere. Adesso sappiamo che A vale 1. Come andiamo a sfruttare questa informazione? La sfruttiamo subito qui, sulla B, e questo mi dice che B deve essere uguale a meno 2. Automaticamente, quindi ho trovato anche B, rimane la C. Come faccio a trovare la C? Devo prendere a questo punto l'equazione che più mi piace di quelle che ho determinato. Prendiamo ad esempio questa, cioè vado a dividere tutto per 4a e quindi scopro che b quadro fratto 4a è uguale al valore di c. Bene, io so che la b vale meno 2, quindi al quadrato avrò 4. Fratto il valore di A, che è 1, e 4, che c'era già da prima. Semplifico e quindi ho scoperto che C deve essere uguale a 1. Quindi questo mi va a concludere completamente l'esercizio, perché C uguale ad 1, A uguale ad 1 e B uguale a meno 2. Questo è quanto. Questo conclude il mio esercizio. Alla fine non cambia, cioè l'ho impostato comunque che b quadro deve essere uguale a 4ac. Semplicemente me la sono sbrigata prima in questo passaggio dicendo che è uguale a 0 e me ne sono uscito molto prima. Però appunto se volessi fare come hai fatto tu, niente, sicuramente vai a recuperare il fatto che b quadro è uguale a 4ac e quindi sostituendo qui ti viene comunque 0, cioè ti deve venire per forza uguale ad 1, se no vuol dire che hai fatto degli errori strada facendo. Non è sbagliato come hai fatto tu, è un po' più lungo, semplicemente. E ovviamente più allunghi il percorso, più c'è la possibilità di disseminare errori. Però, così ti convince? Perfetto.